Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come avete visto, qualche giorno fa è uscito l'annuncio del mio ingresso nel team Matrix Off-Road come pilota factory. Per chi non conoscesse Matrix, vi dico che è una delle aziende leader di mercato nella produzione di gomme per modellismo dinamico da competizione nel mondo on-road. Attraverso il marchio Extreme distribuisce e produce scocche da competizione sempre per il mondo on-road, che da un pezzo a questa parte sono diventate riferimento per performance e design. Nessuno potrà mai immaginare cosa sto per raccontarvi. Vedrete cose assurde in questo video. Pensate che dietro ad un semplice annuncio c'è una storia che va avanti da più di un anno. Ma facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo alle ore 6:30 della mattina del giorno 17 gennaio 2022. Buongiorno a tutti ragazzi, ci troviamo a Milano e sono in un hotel. Non so neanche se voi vedrete mai questo video uscire sul mio canale, perché mi trovo qua per un colloquio con un'azienda di produzione di gomme. Chi mi segue sa che sono rimasto orfano di sponsor di gomme per questo 2022 e quindi ci troviamo ad un colloquio con un'azienda che attualmente non produce gomme da buggy. La cosa è molto stimolante, credo che ci siano tutti i presupposti per poter fare un ottimo lavoro qua, quindi chissà se vedrete mai questo video, ma se lo vedrete ragazzi vedrete cose veramente molto particolari che non penso siano mai andate su un canale YouTube. Vedrete qualche segreto di come vengano realizzati e progettati i prodotti con i quali tutte le domeniche vi divertite e con i quali gareggiate, e quindi credo ancora una volta di portare contenuti molto interessanti per voi che guardate il mio canale. Spero di riuscire a trovare una buona partnership e che mi diano fiducia per questo nuovo progetto neonascente di gomme. Quindi ragazzi, avete capito, più di un anno fa sono stato a fare un colloquio con il board del brand Matrix per un loro possibile ingresso nel mondo off-road. Il progetto è andato avanti per tutto l'anno e secondo i piani tutto sarebbe dovuto iniziare i primi mesi del 2023 e infatti ragazzi eccoci qua. Sono stato il primo pilota factory annunciato dall'azienda che correrà con il nuovo marchio Matrix che ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'off-road. Ma andiamo a vedere con precisione che cosa è successo nei 2 giorni di permanenza a Milano. Abbiamo fatto un tour all'interno della fabbrica, abbiamo visitato il reparto produzione di gomme on-road e posso garantirvi che è quasi tutto totalmente automatizzato attraverso l'utilizzo dei robot e comunque dell'alta tecnologia. Dopo il tour della fabbrica siamo andati negli uffici e ho conosciuto l'ingegnere che sta dietro al progetto delle gomme da off-road. Prima di entrare nell'argomento off-road però l'ingegnere mi ha voluto far vedere le loro metodologie di lavoro e di test che utilizzano per il reparto on-road. Mi ha spiegato il loro modus operandi per quanto riguarda la prototipazione ed il testing dei prodotti. Ragazzi, sono super meticolosi per quanto riguarda i test. Ci sono dei run plan fatti dall'azienda che ti vengono consegnati al momento che hai il materiale da testare. Questi run plan sono fatti in modo da poter garantire l'esatta uguaglianza e la possibilità di confronto tra più run. Ci sono dei file Excel che sono studiati appositamente per il confronto delle run se fatte in un determinato modo, e quindi ragazzi, ad esempio, se ti dicano di scaldare la macchina per 2 minuti, poi di fare 11 giri più forte possibile, tutti i run verranno fatti nello stesso identico modo, non si fa il 12° giro, non se ne fanno 10. Successivamente prendono tutti questi dati, li mettono all'interno di questo file e estrapolano le nozioni necessarie per fare i loro confronti e stabilire qual è il prodotto migliore e soprattutto dove questo prodotto è migliore. Questi file sono fatti non solo per poter
confrontare le run dello stesso pilota nello stesso giorno, ma sono fatti per poter confrontare le run di più piloti diversi. Quindi ragazzi, un approccio veramente tecnico, scientifico e ingegneristico anche dal punto di vista dei test in pista. E questo mi riguarda perché ovviamente io avrei dovuto nel corso delle prove di test interfacciarmi appunto con l'ingegnere e comunicargli i dati nel modo in cui lui mi diceva di comunicarglieli. Anche per quanto riguarda la realizzazione di carrozzerie ci sono software veramente elaborati che consentono di fare l'analisi aerodinamica perfetta della carrozzeria. Quando si parla di on-road, la carrozzeria è una delle componenti fondamentali per la performance e quindi ragazzi vedete come si va ad analizzare tutto attraverso software prima di realizzare lo stampo vero e proprio della carrozzeria. Si analizza qualunque cosa, la parte aerodinamica, la parte dei flussi d'aria, guardate ragazzi come viene analizzata, come viene testata la resistenza ai flussi d'aria della carrozzeria prima ancora di essere prodotta. E vedete come si vede esattamente come si comporterà la carrozzeria mentre è in velocità. Vedete addirittura i flussi dell'aria che escano dalle matrici delle ruote, quindi da dove ci sono i passaruota. Durante questo colloquio ho scoperto anche cose veramente interessanti che si sono potute verificare grazie al software in questione. Pensate che una macchina 1.8 on-road che alla massima velocità viaggia a 110, 120 km/h, 104, dipende appunto da quanto è lungo il rettilineo e da come si entra in questo rettilineo, se ipoteticamente potessimo tenere un accendino acceso dietro la coda della macchina, questo accendino non si spengerebbe, rimarrebbe acceso anche a 120 km/h. Sono cose che ti fanno riflettere sull'efficacia dell'aerodinamica nel nostro mondo di scale motorsport. Pensate che per il mondo on-road, attraverso l'aiuto di questo ingegnere, stanno già facendo dei test con una telemetria sviluppata da lui. Non posso entrare esattamente nello specifico, ma attraverso questo sistema di test, con l'acquisizione dei dati, si fa esattamente quello che fanno nel mondo competitivo in scala 1-1, quindi ad esempio nella Formula 1. Si analizzano i dati e si possono scoprire tantissime cose, addirittura migliorarsi anche nella guida, perché attraverso il software e i dati acquisiti si può arrivare a capire anche qual è il giro ideale. Quindi mettendo insieme tutte le parti buone che abbiamo fatto magari una volta in un giro, una volta in un altro, una volta in un altro ancora, si riesce a capire qual è il nostro limite personale. Dopo avermi spiegato tutte le metodologie di analisi, la telemetria, la galleria del vento, l'analisi dei flussi, come sviluppano le carrozzerie, come fanno i test nell'on-road, come sviluppano e producono il prodotto in on-road, siamo passati al progetto per il quale ero stato chiamato, quindi le gomme da fuoristrada. Anche qua l'ingegnere aveva tantissime idee innovative e ho trovato una persona aperta al confronto, che ha ascoltato anche ciò che avevo da dire io, e questo ragazzi non è facile da trovare in ambito professionistico per quanto riguarda appunto dei progettisti. Quindi mentalità aperta, e mi ha fatto vedere i disegni che aveva progettato fino a quel momento, che per ovvia ragione non posso ancora farvi vedere totalmente. Mi ha fatto vedere le caratteristiche della carcassa, come aveva intenzione di realizzare il reticolato interno, quali erano le novità, e ragazzi vi posso dire che saranno gomme del tutto innovative. Sul reparto gomme tutti pensano che non ci sia la possibilità di innovare, non ci sia la possibilità di fare veramente uno step in più, ma io credo ragazzi che con questo brand ci riusciremo, perché ci sono i personaggi all'interno che garantiscano un determinato standard, che portano idee veramente rivoluzionarie e soprattutto riescano a trovare sistemi per applicare anche le idee che gli vengano fornite da terze parti, come ad esempio potrei essere io. La sera del sabato sono venuto via dal tour aziendale e dalla riunione con l'ingegnere e con il board
di Matrix con in testa 1.000.000 di pensieri. Il progetto mi aveva entusiasmato tantissimo e non vedevo l'ora di cominciare a lavorare quanto prima. Sapevo che entrare nel mondo dell'off-road era difficile e che probabilmente i primi anni sarebbe stato veramente complicato riuscire a rimanere ai vertici, ma il progetto mi era piaciuto talmente tanto che ho deciso di provare a dargli fiducia. La sera del sabato, quando sono venuto via dall'azienda, sono stato tutto il tempo a pensare a questo progetto e a tutte le cose che avevo ascoltato e che avevo visto nel corso della giornata e avevo un entusiasmo incredibile verso questa azienda e verso questo progetto. Ma il giorno successivo era in programma uno shooting fotografico, pensate un po', in uno studio professionale. Per me, ragazzi, è stato come entrare nel paese dei balocchi. Siamo riusciti a fare degli shooting, foto e video per l'eventuale lancio del prodotto che sarebbe avvenuto praticamente l'anno successivo. Ragazzi, io di sponsor ormai in 24 anni di carriera ne ho cambiati veramente tanti, ma non avevo mai e poi mai visto realizzare le foto d'ingresso e i video dentro uno studio fotografico di questo livello. È stata un'esperienza incredibile per me che sono un fan di queste cose, per me che faccio video costantemente sul mio canale YouTube, e ragazzi è stata un'esperienza fantastica. Solo con lo sguardo parli in basso e al mio 3 guardi verso di me. Tutto giù lo sguardo. 1, 2, 3. Ok. Bello. Perfetto, motore partito, azione. Azione. Qualche mese dopo mi sono arrivati i primi prototipi da testare. Il mio compito era provare senza farmi vedere da nessuno e dare dei feedback. Io ero libero in questo 2022 di sponsor di gomme, quindi potevo fare tutto con estrema tranquillità e trasparenza senza fare torti a nessuno, e così ho fatto. E la cosa bella è stata vedere la progressione e il miglioramento dai primi prototipi, che ragazzi erano veramente poco performanti, fino ad arrivare all'ultima prova di campionato nazionale, dove per la prima volta ho corso in una gara ufficiale con queste gomme. E ragazzi, pensare a quelle di marzo confrontate con quelle di settembre è stato un salto di 5 generazioni, e successivamente siamo ancora migliorati, abbiamo fatto ancora tanti passi avanti. Il prodotto, ragazzi, verrà lanciato a breve, non vi posso far vedere niente. Sono contentissimo che Christian Boni mi abbia dato l'opportunità di essere pilota factory di questo brand così blasonato e così importante. Sono profondamente convinto che sia iniziato un capitolo veramente importante nell'ambito delle gomme da competizione, la categoria off-road, e che farà alzare l'asticella un po' a tutti gli altri anche. Quindi ragazzi, a breve saprete tutto, vedrete i disegni, conoscerete le mescole, e nel giro di qualche settimana entreranno in commercio questi prodotti. Io vi consiglio di provarli, di farvi un'idea personale, e vedrete che sarà una grandissima rivoluzione, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho fatto ancora una volta entrare nel dietro le quinte di dove si muovono le leve di comando delle aziende che producono i prodotti che tutti voi usate durante i vostri weekend, durante i vostri test, durante le vostre gare. Se il video vi è piaciuto, bombardatelo di like, mettete un commento dove mi dite che cosa pensate, cosa vi ha colpito di più, e soprattutto condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao! Ciao guys!